Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che so che molti di voi stavano aspettando. Oggi parleremo di un argomento che ha fatto molto discutere negli ultimi tempi nel mondo del gossip turco e non solo. Il presunto attrito tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Come sapete, entrambi sono due delle stelle più brillanti del firmamento televisivo turco, e le voci di una loro presunta rivalità, o addirittura di una vera e propria lite, circolano da tempo. Cercheremo di fare chiarezza, analizzando le diverse fonti, le dichiarazioni rilasciate e, soprattutto, cercando di capire se c'è davvero qualcosa di vero dietro a queste voci. Prima di iniziare, però, un piccolo promemoria: se vi piacciono i contenuti che tratto qui sul canale, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito. Bene, adesso direi che possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. La presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul è un argomento che è tornato ciclicamente alla ribalta, soprattutto dopo la loro esperienza insieme nella serie di successo Kara Sevda, Endless Love. Ricordiamo che in quella serie interpretavano rispettivamente Kemal e Nihan, due amanti sfortunati la cui storia ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. La serie, un vero e proprio fenomeno culturale, ha varcato i confini della Turchia, conquistando un pubblico vastissimo in America Latina, Europa e persino in alcune zone dell'Asia. La sua trama intensa, ricca di colpi di scena e di emozioni forti, ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone, ansiose di scoprire il destino dei due protagonisti. La chimica tra i due era indubbiamente palpabile sullo schermo, e questo ha alimentato ancora di più le speranze dei fan di vederli insieme anche nella vita reale. La loro interpretazione era talmente convincente che molti spettatori faticavano a separare la finzione dalla realtà, sognando un lieto fine per Kemal e Nihan anche al di fuori del set. I social media si sono riempiti di commenti e post di fan che esprimevano il loro desiderio di vederli insieme, creando una vera e propria onda di entusiasmo e di aspettative. Tuttavia, sappiamo che Neslihan è felicemente sposata con Kadir Dulo, un altro attore turco molto amato, e Burak è sposato con Fariye Evcen, anche lei attrice di grande successo. Entrambe le coppie sono considerate tra le più belle e consolidate del panorama turco, e spesso finiscono sulle copertine delle riviste di gossip e sulle pagine dei siti web specializzati. Quindi, da dove nascono queste voci di attrito? Beh, innanzitutto, bisogna dire che durante le riprese di Kara Sevda non sono mancate le voci di tensione sul set. L'ambiente di lavoro durante una produzione televisiva di successo come Kara Sevda è estremamente impegnativo, con orari estenuanti, pressioni elevate e un livello di stress molto alto. Gli attori sono costantemente sotto i riflettori, e ogni loro movimento viene analizzato e commentato dai media e dai fan. In un contesto del genere, è facile che si creino tensioni e incomprensioni tra i membri del cast e della troupe. Alcune fonti parlavano di un'atmosfera non sempre idilliaca tra Burak e Neslihan, dovuta forse a divergenze di opinioni sulla recitazione o, più banalmente, a problemi di incomprensione. La recitazione è un'arte interpretativa che richiede sensibilità, creatività e una buona dose di empatia. È possibile che Burak e Neslihan avessero approcci diversi all'interpretazione dei loro personaggi, e che questo abbia portato a qualche frizione sul set. Inoltre, la pressione di dover mantenere alti gli standard qualitativi della serie e di soddisfare le aspettative del pubblico potrebbe aver contribuito a creare un clima di tensione. Queste voci, però, non sono mai state confermate ufficialmente né dagli attori né dalla produzione della serie. Anzi, in diverse occasioni sia Burak che Neslihan hanno cercato di smentire queste indiscrezioni, sottolineando il loro rispetto reciproco e la loro professionalità. Sia Burak che Neslihan sono attori molto professionali e attenti alla loro immagine pubblica. È quindi comprensibile che abbiano cercato di minimizzare le voci di attrito e di presentare un'immagine di armonia e di collaborazione sul set. In diverse interviste, entrambi hanno elogiato il lavoro dell'altro, sottolineando il loro talento e la loro dedizione al progetto. Tuttavia, è anche vero che le loro dichiarazioni sono state spesso piuttosto vaghe e generiche, il che ha lasciato spazio a ulteriori speculazioni. Tuttavia, le voci persistono, alimentate anche da alcuni comportamenti che sono stati interpretati come segnali di una possibile freddezza tra i due.
Ad esempio, alcuni fan hanno notato che Burak e Neslihan non si seguono sui social media e che raramente si sono scambiati like o commenti ai rispettivi post. Nell'era dei social media, la presenza online e le interazioni virtuali sono diventate una parte integrante della vita pubblica degli attori. I fan analizzano attentamente ogni loro post, ogni loro like e ogni loro commento, cercando di decifrare significati nascosti e di scoprire indizi sulla loro vita privata. Il fatto che Burak e Neslihan non si seguano sui social media è stato interpretato da molti come un segno di distanza e di freddezza. Certo, potrebbe trattarsi semplicemente di una scelta personale, ma per i fan più accaniti è diventato un elemento chiave per supportare le teorie sulla loro presunta rivalità. Certo, questo potrebbe non significare assolutamente nulla, ma per i fan più accaniti è stato sufficiente per alimentare le teorie sulla loro presunta rivalità. Inoltre, in alcune interviste, le loro risposte alle domande sul loro rapporto sono state interpretate come vaghe o addirittura evasive, il che ha ulteriormente contribuito ad aumentare il mistero. Gli attori sono spesso molto abili nel rispondere alle domande dei giornalisti in modo da non rivelare troppo sulla loro vita privata e da non alimentare polemiche inutili. Tuttavia, le loro risposte vaghe e imprecise possono essere interpretate come un segnale di reticenza e di mancanza di trasparenza, il che contribuisce ad alimentare le speculazioni e i pettegolezzi. Un altro elemento che ha contribuito ad alimentare le voci è stata la presunta rivalità tra le rispettive consorti, Fariye Evcen e Neslihan Atagul. Si dice che le due attrici non si siano mai particolarmente amate e che ci sia una sorta di competizione sottile tra loro. Anche in questo caso, però, si tratta di voci non confermate, basate soprattutto su supposizioni e interpretazioni dei fan. Nel mondo dello spettacolo, le rivalità tra attrici sono un classico del gossip e del pettegolezzo. Si dice che Fariye Evcen e Neslihan Atagul abbiano stili diversi e che si rivolgano a un pubblico differente, il che potrebbe aver creato una sorta di competizione tra loro. Inoltre, il fatto che i loro mariti abbiano lavorato insieme in una serie di successo come Kara Sevda potrebbe aver contribuito ad alimentare le voci di una rivalità tra le due attrici. È importante sottolineare che, a differenza di molte altre coppie di attori che diventano amici anche fuori dal set, Burak e Neslihan non sono mai stati visti insieme in pubblico al di fuori degli eventi legati alla serie. Questo ha alimentato ulteriormente l'idea che tra loro non ci sia un vero rapporto di amicizia, ma solo un rapporto professionale. Nel mondo dello spettacolo, è comune che gli attori diventino amici durante le riprese di un film o di una serie televisiva. Tuttavia, non è sempre detto che questo accada. E il fatto che Burak e Neslihan non siano mai stati visti insieme fuori dal set non significa necessariamente che ci sia un conflitto in corso tra loro. Ma veniamo alla parte più interessante. Qual è la verità su queste accuse? Beh, la verità è che è difficile dirlo con certezza. Come ho detto, non ci sono prove concrete di una vera e propria faida tra Burak e Neslihan. Molte delle voci che circolano sono basate su supposizioni, interpretazioni e illazioni. Il mondo del gossip è un mondo fatto di rumors, indiscrezioni e pettegolezzi, e spesso è difficile distinguere la verità dalla finzione. È importante prendere le voci che circolano con le pinze e non credere a tutto quello che si legge o si sente dire. È possibile che durante le riprese di Kara Sevda ci siano state delle tensioni sul set, come spesso accade in produzioni di questo tipo, dove si lavora a ritmi serrati e sotto pressione. È anche possibile che Burak e Neslihan non siano diventati grandi amici, ma questo non significa necessariamente che ci sia un conflitto in corso tra loro. La convivenza forzata sul set, gli orari estenuanti e la pressione di dover raggiungere risultati elevati possono creare tensioni e incomprensioni tra i membri del cast e della troupe. Tuttavia, questo non significa necessariamente che ci sia una vera e propria faida in corso. In fondo, sono due professionisti che hanno lavorato insieme per un progetto di successo e che hanno rispettato i loro impegni. Il fatto che non si frequentino fuori dal set non è affatto una prova di una presunta rivalità. Ognuno ha la propria vita privata e le proprie amicizie, e non è obbligatorio che tutti vadano d'accordo con tutti. La vita privata degli attori è un affare loro, e non è giusto invadere la loro privacy e speculare sulla loro vita personale. Inoltre, è importante considerare il ruolo dei media e dei social media in questa vicenda. Spesso, le voci di gossip vengono amplificate e distorte dai media, che cercano di creare scandali e polemiche per attirare l'attenzione del pubblico.
Ai social media, d'altra parte, diventano una cassa di risonanza per queste voci, alimentando speculazioni e teorie complottistiche. I media e i social media hanno un ruolo importante nel plasmare l'opinione pubblica e nel creare una certa immagine degli attori e delle celebrità. È quindi importante essere consapevoli di questo ruolo e non credere a tutto quello che si legge o si sente dire. Quindi, è fondamentale prendere queste informazioni con le pinze e non credere a tutto quello che si legge o si sente dire. La verità è che solo Burak e Neslihan conoscono la vera natura del loro rapporto, e spetta a loro decidere se vogliono o meno condividere questa informazione con il pubblico. La verità è un concetto complesso e sfuggente, e spesso è difficile alla verità dei fatti. È quindi importante rispettare la privacy degli attori e non insistere per sapere cose che non vogliono rivelare. Nel corso degli anni, sia Burak che Neslihan hanno rilasciato dichiarazioni che, seppur non definitive, tendono a smentire le voci di una vera e propria lite. Entrambi hanno sottolineato il rispetto reciproco e l'importanza della professionalità nel loro lavoro. Le dichiarazioni ufficiali degli attori sono un elemento importante da considerare, ma è anche vero che spesso sono formulate in modo da non alimentare polemiche inutili. È quindi importante interpretare le loro parole con cautela e non dare per scontato che dicano tutta la verità. Burak, in particolare, ha sempre evitato di alimentare le polemiche, preferendo concentrarsi sui suoi progetti e sulla sua famiglia. Neslihan, da parte sua, ha spesso ribadito il suo amore per il marito e la sua felicità nella vita privata, lasciando intendere che non c'è spazio per rivalità o conflitti nella sua vita. Gli attori hanno il diritto di proteggere la loro vita privata e di non condividere con il pubblico dettagli che ritengono intimi e personali. Quindi, alla luce di tutto questo, possiamo concludere che la presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul è probabilmente più una costruzione mediatica che una realtà. Certo, è possibile che tra i due non ci sia una grande amicizia, ma non ci sono prove concrete di un vero e proprio conflitto. La verità è spesso più complessa e sfumata di quanto appaia. E non è sempre possibile ridurre la realtà a una semplice dicotomia tra bene e male, tra amici e nemici. È importante ricordare che gli attori sono persone come tutti noi, con le loro preferenze, le loro simpatie e le loro antipatie. Non è obbligatorio che tutti vadano d'accordo con tutti, e il fatto che Burak e Neslihan non siano diventati grandi amici non significa necessariamente che ci sia qualcosa di sbagliato nel loro rapporto. Gli attori sono professionisti che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune, e non è necessario che diventino amici per fare un buon lavoro. In definitiva, la cosa più importante è rispettare la loro privacy e non alimentare voci e speculazioni che potrebbero danneggiare la loro immagine e la loro reputazione. Il rispetto della privacy è un valore fondamentale, e tutti hanno il diritto di proteggere la propria vita privata e di non essere giudicati e criticati per le proprie scelte personali. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che sia stato di vostro gradimento e che vi abbia aiutato a fare chiarezza sulla presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto che le voci di attrito tra i due attori sono basate soprattutto su supposizioni, interpretazioni e illazioni, e che non ci sono prove concrete di un vero e proprio conflitto. Abbiamo anche analizzato il ruolo dei media e dei social media in questa vicenda, sottolineando l'importanza di prendere queste informazioni con le pinze e di non credere a tutto quello che si legge o si sente dire. Infine, abbiamo ribadito l'importanza di rispettare la privacy degli attori e di non alimentare voci e speculazioni che potrebbero danneggiare la loro immagine e la loro reputazione. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito una prospettiva più chiara su questa vicenda. Grazie per aver guardato. E ora, prima di salutarvi, vi invito a lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione sull'argomento. Cosa ne pensate di questa presunta faida? Credete che ci sia qualcosa di vero dietro a queste voci? Fatemi sapere cosa ne pensate. E, naturalmente, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Quindi, cosa state aspettando? Mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto con un nuovo video. Ciao a tutti!